Benvenuti su 3D Skill Up, la tua destinazione per imparare a perfezionare le tue abilità nel mondo della modellazione 3D. Oggi esploreremo uno degli strumenti più potenti e fondamentali in Blender, il Bevel. Questo strumento è cruciale per dare ai tuoi modelli un aspetto più realistico e professionale. Ti guiderò attraverso le opzioni di base mostrandoti come smussare bordi e vertici per trasformare le forme nette e taglienti in curve morbide e naturali. Che tu sia un principiante o un veterano in Blender, queste tecniche di base ti aiuteranno a portare i tuoi modelli al livello successivo. Preparati a imparare come utilizzare il Bevel Tool per migliorare i tuoi progetti 3D. Date un'occhiata a questo nostro tavolo dal design minimalista. Una delle prime cose che si notano sono i suoi spigoli netti, che purtroppo riducono il realismo del modello. Qui entra in gioco l'importanza del bevel. Nella realtà quasi nessun oggetto ha angoli perfettamente definiti o taglienti. Molti oggetti, infatti, presentano smussature sugli spigoli, un dettaglio che possiamo facilmente osservare nella vita di tutti i giorni. Aggiungere il bevel agli spigoli del nostro modello aumenta il realismo, poiché permette alla luce di interagire con essi in modo più naturale. Per applicare il bevel manualmente, senza usare il modificatore, dobbiamo entrare in Edit Mode e selezionare gli spigoli che desideriamo smussare. Nell'esempio del tavolo, questo processo può essere accelerato utilizzando una funzione utile in Edit Mode. Nella modalità di selezione degli spigoli Edge Select Mode andiamo nel menu Select e selezioniamo Select Sharp Edges. Questo ci permette di selezionare automaticamente tutti gli spigoli che richiedono il bevel. Troviamo lo strumento Bevel nella toolbar sulla sinistra, ma c'è un modo ancora più rapido per applicarlo direttamente nella 3D Viewport, utilizzando la scorciatoia CTRL+B dopo aver selezionato gli spigoli desiderati. Possiamo quindi aumentare o diminuire la smussatura spostando il mouse lateralmente. Ora passiamo in Object Mode e cliccando sull'oggetto con il tasto destro del mouse selezioniamo l'opzione Shade Auto Smooth. Questo conferisce immediatamente al nostro tavolo un aspetto più raffinato e realistico. È fondamentale ricordare che l'applicazione del bevel è un passaggio quasi indispensabile in quasi tutti i progetti di modellazione 3D. Il suo impatto sulla resa finale nel modello è significativo, contribuendo enormemente a migliorare l'aspetto generale e il realismo. È cruciale sottolineare che l'applicazione del bevel direttamente come abbiamo fatto, a differenza dell'utilizzo del modificatore, è un'operazione distruttiva. Ciò significa che, una volta applicato, non avremo più la possibilità di modificare l'entità dello smusso o il numero di segmenti, ad esempio. Però, prima di procedere con qualsiasi altra nuova operazione, abbiamo ancora la possibilità di apportare alcune modifiche. Infatti, nella finestra che appare in basso a sinistra possiamo accedere e regolare una serie di parametri importanti, come l'ampiezza dello smusso, la sua forma e il numero di segmenti. Per quanto riguarda le altre opzioni disponibili, queste verranno approfondite nel video dedicato al modificatore Bevel. Infine, ricordo che possiamo applicare il bevel anche su singoli vertici selezionandoli in Edit Mode e premendo la combinazione di tasti CTRL più SHIFT più B. Spero che questo tutorial vi abbia fornito una comprensione chiara dell'importanza e dell'applicazione di base dello strumento Bevel in Blender. Grazie per aver seguito 3D Skill Up, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i futuri tutorial. Se avete domande o suggerimenti lasciate un commento qui sotto. Grazie ragazzi, alla prossima!